Buongiorno a tutti e benvenuti da Dimitri Bellini. Anche questa settimana qua su Quadrata, il mio canale dedicato alla tecnologia open source, ma quest'oggi soprattutto a Zabbix, perché di nuovo siamo in un tutorial di una bestia nera, l'SNMP. L'SNMP, quel protocollo che ormai è famosissimo per monitorare i dispositivi di network, ma anche applicazioni, perché possono avere chiaramente un daemon SNMP. Sulle macchine Linux ce n'è uno tranquillamente utilizzabile. Ma come facciamo a partire a monitorare se non abbiamo già un template precotto? Teoricamente Zabbix ha già tantissimi template precotti per il mondo SNMP, quindi Microtik, Cisco, eccetera. E lì è facile, ok? Basta solo applicarlo, creo l'host, applico il template, metto quei quattro parametri e bene o male qualcosa esce fuori. Ma se devo partire da scratch o non ho solo la MIB e quindi il file che descrive che cosa posso monitorare su quel dispositivo e nient'altro, lì diventa più incasinato perché dovete sapere fare un insieme di cose, ok? Io cercherò di darvi una rapida idea di cosa si può fare. Magari se poi avete dei dubbi o perplessità scrivetemelo nei commenti al video e magari cercherò di darvi qualche informazione in più. Ma intanto partiamo appunto da come faccio e da dove inizio per andare a creare un template nuovo o per comunque fare delle discovery magari basate sull'SNMP, ok? Quindi partiamo subito con un tullettino che ritengo molto utile. Adesso questo è uno, si chiama iReasoning MIB Browser. Ce ne sono tanti, non è l'unico, ok? Ma è quello multipiattaforma che trovate sia su Linux che su Windows, è un jar, quindi un'applicazione Java che potete utilizzare tranquillamente. È libera, quindi potete scaricarvela. Cosa faccio? Vado a caricare il file MIB che mi interessa, quindi vado sul sito del produttore, mi scarico il file MIB, lo carico qua dentro, e qua ad esempio ci sono due file di MIB, praticamente sono due standard generici questi. Dopodiché qua vedete che viene fuori una sbrodolata di cose, sono le MIB, cioè sono le OID dedicate a questa MIB specifica. Qua avete proprio tutta la diramazione, no? Partendo dalle interfacce, poi mi dice che questa è una table, quindi una tabella che contiene più informazioni, più OID. Più delle volte a me magari interessa solo un OID nella fattispecie, per esempio questo qua, if oper status, e qua mi dà l'OID, poi mi dice anche quali possono essere i possibili valori di questo ID, quindi 1 uguale up, 2 uguale down, 3 testing, eccetera. E quindi questo mi servirà per creare le value map collegate a questo item, ok? Quindi la classica value map. Poi cosa abbiamo? Abbiamo anche il fatto che mi dice che questo, che cosa c'è qua dentro, di solito quindi un campo descrittivo, qua chiaramente andrà a descrivermi di che cosa stiamo parlando, chiaramente, e quindi già ci può dare un'idea sulla tipologia di dato, eccetera, eccetera. Per esempio quest'altro, if desc, che qua mi dà questa è la sua ID, e poi mi dice che questo qua è un campo descrittivo che va a dirci quali sono le interfacce sul dispositivo che voglio monitorare, ok? Quindi io qua ho il mio ID, ma magari andiamo a vedere cosa succede sulla console quando devo provare questo comando, ok? Quindi mi muovo nella console e io cosa faccio? Parto da qua con un bel walk, con l'SNMP walk. Sappiate che dell'SNMP ci sono principalmente tre versioni, la V1, la V2 e la V3. La V2 e la V3 sono le più utilizzate, ok? Perché la V2 è quella che ormai c'è da tantissimo tempo, la V3 è quella un pochino più incasinata perché richiede encryption e autenticazione. Chiaramente per semplicità faccio vedere quella V2 che è un pochino più semplice. Poi ci vuole una community, di solito di default è la public, ma chiaramente uno può specificare questa keyword all'interno del dispositivo come vuole. Alcuni ci mettono Zabbix, altri monitoring, quello che volete. Poi l'IP,
e poi la OID che vogliamo andare a verificare. L'IP del dispositivo che voglio andare a scoprire, andare a monitorare. In questo caso è un appliance pfSense che risponde all'SNMP. L'SNMP walk, questo comando, è qualcosa che è un pacchetto che c'è su qualunque distribuzione Linux, fa parte dei pacchetti SNMP tool o util, non mi ricordo più, quindi facilmente reperibile. Quindi se io lancio questo comando, guardate cosa viene fuori. Mi viene fuori proprio quella famosa MIB che abbiamo visto prima, la ifdescr, ok? E poi mi dice che il dato è di tipo stringa e questo è il valore che ci risponde proprio il nostro dispositivo. Quindi queste sono le interfacce che sono configurate all'interno del nostro pfSense, ok? Quindi se io vorrò andare a monitorare queste interfacce cioè come stanno, eccetera, eccetera, io so che devo andare a puntare a queste X interfacce. Qua vedete che c'è la transliterazione in modalità descrittiva. Il più delle volte conviene avere questa... allora, qui è più facile perché mi permette di capire che cosa sto guardando. Però se io devo poi utilizzare questa OID, a volte è più comodo con questa opzione meno O maiuscolo N avere l'OID completo, quindi numerico, ok? Perché questo sottintende, con questa modalità qua, che lo Zabbix conosca la MIB ed è un pezzo dopo, ok? Quindi è più semplice per adesso vedere la OID in maniera pura, ok? Numerica. Detto ciò, cosa voglio fare? Voglio andare però a prendere magari qualche stato, ok? Quindi mi muovo di nuovo di qua e dico, ok, so che ci sono queste interfacce e le ho trovate con questa OID. Adesso io voglio sapere lo stato, quindi if oper status. If oper status, appunto l'abbiamo visto prima, mi dice se è up, down, eccetera. E quindi devo prendermi questa OID, me la porto nella console, quindi cancello questo qui e metto la OID, questa qua. Ok, vedete che infatti mi dice usa la tabella di trasposizione che abbiamo visto prima e quindi 1 uguale up, 2 uguale down. E queste sono le OID di queste interfacce qua. Come faccio a capire che questo è relativo a questo? Ok, non è semplicissimo, ma dopo che uno entra nel giro lo capisce e ve lo faccio vedere in questa schematizzazione che ho fatto di qua. Ok, vediamo un po' se riesco a farvela vedere. Ok, allora sostanzialmente noi qui abbiamo ifdescr, la prima parte, quindi l'OID che descrive qual è la porta, e poi vedete che c'è un punto 1, poi c'è punto 2 per la seconda, punto 3 per la terza, eccetera. Questo indica l'indice, quindi l'indice univoco che va a indirizzare i dati relativi alla one. Quindi se io vado a cercare if physical address, quindi un'altra OID, anche questa OID qui avrà la parte specifica della OID, ma poi avrà l'indice 1, 2, 3. Quell'1 vuol dire che questa physical address è relativa alla 1, perché 1, 1, 2, 2 è di questa qua, quindi l'AN 2, l'AN 1 uguale a questo, e l'AN 2 è uguale all'indice 3. Ok? Quindi sfruttando questa logica, che è una specie di tabella, ok? Immaginate tipo un Excel, da una parte abbiamo l'indice, poi abbiamo le colonne che sono i nostri OID che vogliamo andare a scoprire, quindi per esempio l'address o lo stato della porta, eccetera. Sfruttando questo indice possiamo andare a indirizzare il dato che vogliamo prendere con lo Zabbix. Per far ciò o facciamo a mano, cioè ci mettiamo lì sullo Zabbix un item per volta e mettiamo indice 1, indice 2, non è dinamico perché è statico, l'abbiamo messo noi a mano, o altrimenti dobbiamo creare una discovery.
Questa è la sintassi per fare una discovery all'interno di Zabbix sfruttando un indice e poi andando a cercare anche in questo caso un ulteriore elemento. In questo caso è il physical address, ok? Questo ci restituirà un array di valori che potremo sfruttare all'interno degli item prototype tramite queste low level discovery macro, okay? Che hanno questa sintassi qua con l'hash davanti. Di default lo Zabbix ci fornisce l'SNMP index come variabile, come macro, poi quest'altra invece che va a definire il nome dell'interfaccia è a piacere nostro. E come l'abbiamo definita? Andandola a scrivere qua. Quindi qui gli diciamo, guarda, il contenuto di ifdesc, cioè questa roba qua, me lo devi andare a posizionare all'interno di questa macro. Quindi un valore che avete scritto voi, cioè deciso voi. Quindi poteva esserci anche scritto Pippo, qua, completamente libero. Come anche quest'altro, ok? Quest'altro qua va a indirizzare il contenuto, quindi il valore di queste OID qui. All'interno della discovery vedrete proprio, lo vediamo qua, discovery aperta quadra, poi c'è la prima low level discovery macro, la virgola, l'OID che va a prendere questa descrizione qua, virgola, l'altra macro e virgola l'OID che ci permette di andare a riempire quest'altra macro. Ok, sembra un po' un casino, no? All'inizio potrebbe essere un po' scioccante, ma proviamo a vederlo direttamente sullo Zabbix, ok? Quindi qua mi sono creato le mie due discovery. Questa è più semplice, vediamo, iniziamo a vedere questa. Come vedete qua, anzi partiamo dall'host, come ho configurato l'host. Vabbè, un host name che ha scelta, poi l'IP, e in questo caso vedete che l'interfaccia è un'interfaccia di tipo SNMP, ok? Quindi avete bisogno per forza di cose, se volete fare degli item check di tipo SNMP, di configurare un'interfaccia di tipo SNMP. Poi la community in questo caso è quella di default, qua c'è una user macro che è public, qua l'SNMP version è il V2, ma potete scegliere quello che vi aggrada di più, ma chiaramente il V3 si complica un pochino, quindi rimaniamo sul V2. Dopodiché ho creato questa discovery, quindi un nome inventato per la discovery, il tipo SNMP agent, una key anche in questo caso definita da noi, non esiste questa key all'interno di Zabbix, dovete decidere voi cosa mettere. Io ho fatto discovery.network, l'interfaccia su cui dobbiamo raggiungere il dispositivo che vogliamo monitorare e poi SNMP OID. Questa cosa qua è precablata all'interno di Zabbix, quindi se voi scrivete discovery qua, lui si aspetta poi questo tipo di sintassi. Quindi qua lui vuole la famosa low level discovery macro che poi sarà riempita da che cosa? Da il prodotto di questa OID. Okay? Questa OID, avevamo visto prima, mi dà i nomi delle interfacce. Proviamo a testarla. La testiamo al volo perché finalmente nelle versioni nuove di Zabbix è possibile testare al volo anche queste cose ed è veramente molto molto utile. Andiamo a vedere e guardate, track mi fa vedere il mio array con SNMP index uguale a 1 e la ifdesc valorizzata con il nome dell'interfaccia, poi la 2 con la sua interfaccia, eccetera. Ok? Quindi da qua noi abbiamo fatto la discovery. La discovery adesso ci servirà per fare che cosa? Per creare chiaramente degli item prototype. Quindi item prototype che sono legati a questa specifica discovery. Io ne ho creato uno sfruttando le macro che abbiamo creato in precedenza. Quindi qua metto un nome. Chiaramente conviene sempre mettere un nome con una macro, perché altrimenti avrete magari 10 interfacce che hanno solo un nome e senza una specifica, quindi
create delle interfacce univoche sfruttando questa sintassi. La tipologia SNMP agent, va bene. La key, anche questa inventata, ma occhio, questa, dato che deve essere univoca, dovete per forza di cose metterla con una low level discovery macro, altrimenti si incazza la discovery, dice oh guarda che ce ne sono già, quando trova più di un'interfaccia, ci sono già item uguali. Poi la tipologia, in questo caso scusate, in questo caso sì, numerico, perché l'item prototype che vogliamo andare a recuperare è quello che mi dice se l'interfaccia è up o down, ok? Quindi abbiamo solo 1, 2, 3, l'abbiamo visto prima nella value map, quindi vado a dirgli che è di tipo numerico, poi vado a inserire l'OID testuale, scusate, l'OID numerica, quella là pura che abbiamo visto, e poi ci metto questo punto SNMP index. Perché? Perché lo Zabbix in automatico andrà a creare degli item che sono frutto della discovery basata sugli indici, quindi andrà a mettere 1, 2, 3, 4, 5, 6 in maniera corretta in correlazione col nome, okay, dell'interfaccia. E poi vabbè la unit e poi la value map. Qua ho messo la mia value map che mi ero appena creato relativa a questa tipologia di tabella, quindi up 1, 2, down, una cosa del genere. Dopodiché basta che do in pasto questa discovery e il frutto di questa discovery, ops, scusate, lo vediamo qua, item, vedete che mi ha creato, basata su questa discovery qua, lo vedete perché tutte le discovery quando vengono poi espanse, quando creano gli item, all'interno degli item dell'host vengono messe in questo modo con la prima parte che indica il nome della discovery e poi la seconda parte che è l'item prototype espanso. Se io vado a vedere qua dentro, notate proprio cosa viene fuori. Qua c'è il nome della mia interfaccia, anche qui me lo mette nella key, e poi qua invece va a riempirlo con l'indice che avevamo visto in precedenza, quindi il 2. A questo punto, se vado a vedere i latest data, vedete bene che l'interfaccia ENC0 è down, l'interfaccia OVPNS1 è up e così via, perché qua c'è la famosa value map. Teoricamente lo Zabbix sta leggendo proprio il dato puro, 2, 1, 1, 1, ok? Quindi questo non arriva dall'SNMP arriva il valore proprio numerico, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Avete capito? Sfrutto la tabella delle mappe che ho creato qua all'interno dell'host, lo vedete qui, if oper status, se 1 up, 2 down, ok? Quindi molto semplice. Proviamo a testarlo, ve lo faccio vedere anche qui perché abbiamo sempre la funzione test, quindi vale la pena vedere questa funzione. Proviamo a chiedere al dispositivo questa OID, get, vedete proprio result convert to number ed è 2. Poi lo Zabbix giustamente mi dice guarda lo confronto con la value map e ti faccio vedere che è diventato 2. Scusate, down. Quindi è molto furbo tra l'altro in questa funzione test Zabbix, quindi usatela veramente tanto perché aiuta tantissimo quando ci sono queste attività di testing, ok? Quando non sapete bene dove muovervi vi aiuta veramente, veramente tanto. Ok, quindi non è banale, ma capito l'antifona è abbastanza semplice. Proviamo a complicare ulteriormente con un altro esempio. Ops, con questo, con questo esempio qua. Disk type è di nuovo un'altra tipologia di discovery, ok? In questo caso sono andato a prendere da un'altra parte il dato, l'ho preso su un'altra MIB, e quindi se ve lo faccio vedere qua, ok? Questo l'ho preso all'interno di un altro ramo, queste MIB, vediamo un po' se lo trovo da qualche parte qua, ora, qualche parte qua, ok? E anzi, ok,
ok, da qua. E cosa volevo fare? Volevo vedere la capacità dei dischi, volevo prendere i dischi che ci sono configurati questa macchina, quella di PFSense, e volevo vedere quanto sono pieni. Stessa cosa, mi prendo l'OID andando a cercarmi qual è l'OID che descrive la capacità, quindi questa qua, Disk Storage Capacity, mi prendo l'OID track e vado a vedere cosa viene fuori sulla shell, ok? Quindi mi sposto sulla shell e vado a mettere l'OID che volevo controllare. E vedete proprio, guardate, qua c'è la capacità espressa in kilobyte, ok? Quindi un po' un'anomalia. Ma chi è questo disco? Ok? Quale dei dischi che ha questa macchina ha questo spazio? Ritorno nel PowerPoint, cioè scusate, nel Mi Browser e quindi vado a vedere Storage Media. Qua, Storage Media dovrebbe darmi qual è dei vari dischi che ci sono, il nome. Quindi torno indietro di nuovo nella console, voilà. Andiamo a vedere qua. Ok, vedete, eccolo qui. Quindi questo qua è un hard disk, quindi so che questo qua c'è un optical disk e un hard disk. Quindi a questo punto io posso fare una discovery che mi trova i dischi e mi va a creare un item prototype che mi rappresenta lo spazio disco. Ok, è una stupidata come test, ma è tanto per farvi vedere come funziona una discovery. Ok, ritorno qui nel nostro Zabbix e qua vedete che ho creato di mio pugno una macro della discovery di questo tipo, disk.type, poi ho messo la mia OID che va a descrivere la tipologia di dispositivo cui voglio fare questa discovery. Dopodiché ho anche fatto una piccola complicazione, ho messo un preprocessing che va a fare un find e replace di quello che trova, perché come nelle OID mi viene fuori il valore numerico, ok? Quindi lo Zabbix riceve il valore numerico, ma il valore numerico non mi piaceva e volevo riplasmare il JSON che arrivava dallo Zabbix con qualcosa di più leggibile, ok? Poteva fare in tanti modi, questa era la più semplice che ho trovato e quindi l'ho fatto in questo modo. Quindi se legge 5 mette optical disk, se legge 3 ci ficca hard disk, ok? Andiamo a testarlo, vediamo un po', voilà. Quindi lo Zabbix ha letto, qui ha già, ok, l'ha letto da qua, vedete? Quindi ma ha preso l'indice 63 è uguale tipologia disco 5 e qua indice 64 tipologia 3, che chiaramente non è molto espressivo. Passo tutto quanto all'interno del preprocessing e vedete che mi si trasforma in 63 optical disk, 64 hard disk. Okay? Fatto questo, io ho due variabili, le solite, snmp index, e poi c'è questa qua che è quella che ho creato io, disk type. Le passo sempre all'interno della storage, dell'item prototype, mi crea un item che dice storage capacity con la low level discovery che mi dà il nome un pochino più parlante di questo item. Nella key gli ho messo, per dare l'univocità alla key, ho messo l'SNMP index, ma avrei potuto anche mettere il disk type. L'importante è che sia univoca. Sicuramente l'indice è univoco, ok? Perché l'indice è un numero conseguenziale, quindi sicuramente l'index è più sicuro che funzioni. Dopodiché ho messo anche l'index alla fine della OID che io vorrei andare a valutare, poi ho messo un'unità di misura in byte. Non era sufficiente perché nello Zabbix, scusate, nell'SNMP chiaramente invece avevamo un valore che era in kilobyte, quindi ho dovuto fare un pre-processing con un custom multiplier per 1024 per ottenere il dato in byte e avere qualcosa che sia un pochino più normalizzato, ok? E testiamo di nuovo tutto, andiamo a vedere qua, track, non funziona, perché? Perché sono all'interno della discovery. Qui lo Zabbix non ha ancora esploso le variabili, ok?
quindi prima devo fare girare la discovery, oppure vado a mettere a mano qua il valore della SNP index, ok? Io so che è 64, proviamo a vedere cosa viene fuori. Eccolo qua. Vedete che funziona, mi dice un valore che è un po' grosso, ma poi lo Zabbix lo andrà a convertire in qualcosa di più leggibile, però funziona. Quindi, tornando a noi, ok, è un po' difficilotto, io ho cercato di sintetizzare il tutto, spero di essere stato chiaro, ma se ci sono dei dubbi scrivetemelo, magari approfondiamo nei prossimi video. Per oggi è tutto, io vi ringrazio di essere stati anche questa settimana qui con me su Quadrata e all'interno dei vari video dedicati a Zabbix. Niente. Se vi è piaciuto, chiaramente mettetemi un bel like e ci vediamo la settimana prossima, sempre qui su Quadrata con Dimitri Bellini. Un salutone a tutti, ci vediamo.